Ciao a tutti e bentornati. In questi giorni sono stato tempestato di messaggi inerenti al servizio della Rai intitolato I figli delle stelle. Ora, ho dovuto un attimo interrompere la mia serie di video incentrati sull'archeologia misteriosa per un commento. Era doveroso. Questa non sarà una vera e propria reaction, perché per motivi correlati al copyright giustamente non posso mandare in onda gli spezzoni del documentario e commentarli, e quindi mi limiterò ad un semplice commento, un commento onesto e focalizzato. Omega, perché non ti hanno chiamato? Omega, ho visto il servizio della Rai sugli UFO e non c'eri. Signori, migliaia di messaggi in cui mi si chiedeva dove fossi. Non so perché, non me ne capacito, ma le persone si aspettavano una mia comparsa in questo speciale. Cioè, sono qui a parlarne perché sono stati davvero tanti messaggi, ok? Altrimenti non ne avrei parlato, ecco. Ma scusate, in questo bellissimo servizio hanno addirittura intervistato un premio Nobel. Ma mi spiegate come potete anche solo concepire una mia presenza? Cioè, io ti dico come la pensa chi sta in questi ambienti, ok? Se in uno speciale come questo, che comunque è andato in televisione, quindi è arrivato anche a persone ignare che di questo argomento non ne sanno niente, figuriamoci se conoscono il mio canale YouTube, lo scopo era ovviamente quello di dare un tono serio al documentario, sperando di non suscitare le solite risatine. Ecco, ma siamo onesti per piacere, per una sola volta. Come avrebbe reagito il padre di famiglia scettico di turno che non è assolutamente a conoscenza della mia esistenza né del serio lavoro che è stato svolto su questo canale YouTube e che dopo il premio Nobel si vedeva comparire in televisione un pazzo mascherato con la voce modificata? Dai, siamo seri. Diciamolo, signori, diciamolo. Non mi vedrete mai in televisione e mettetevelo in testa. Il nostro paese vive di etichette e specialmente in ambito televisivo, siccome l'informazione è rivolta ad un pubblico molto ampio, bisogna sapere che carte giocare. Inoltre, mettici che io non ho nessuna agenzia che mi segue e quindi non ho nessuno che mi vende alla Rai o un manager che mi propone alla Rai per un documentario. Metteteci che dal giorno zero, che voi ci crediate o meno, faccio tutto da solo. Le mie produzioni sono interamente curate da una sola ed unica persona, ovvero me medesimo, dai libri in self-publishing su Amazon alla gestione dei social, al mantenimento costante del canale YouTube, e quindi, signori, mi sembra ovvio, non trovate? Ovviamente, per quanto il 90% delle persone che hanno guardato quello speciale volevano una mia comparsa, se l'intenzione era quella di dare un tono estremamente serio al documentario agli occhi di chi non è a conoscenza del mio lavoro, non potevano assolutamente farmi comparire. E attenzione, non so se mi capite, non è un discorso facile né un'autocritica, è semplicemente una constatazione oggettiva. Non è che non mi reputo serio, anzi ho una grande considerazione di me stesso, ma oltre ad una grande considerazione voglio anche essere onesto. Se io fossi il padre di famiglia scettico che guarda il servizio e vede parlare il premio Nobel e poi uno mascherato che non conosco, cambio canale, voglio dire, so che voi invece avreste esultato pesantemente in piedi sul divano senza la maglietta se mi vedevate in quel documentario. Avrebbe dato un valore aggiunto al documentario secondo voi, ma guardando oggettivamente la mia non presenza all'interno dello speciale, io in primis posso dire che è stata pienamente giustificata. Insomma, se la signora Elisabetta Mirarchi, curatrice del documentario, non mi ha contattato, non posso biasimarla. Ecco. So che in ambito televisivo a quanto pare non è noto, o perlomeno penso che non sia noto, il lavoro documentale mastodontico che è stato realizzato su questo canale YouTube. Non so se i gentili signori sono a conoscenza del fatto che sul canale ho 3 collaborazioni con Nick Pope, ex funzionario del Ministero della Difesa inglese reparto UFO, però vi ripeto che la mia non presenza è ovviamente giustificata da tutta una serie di motivi. La scelta della maschera implica questo, ma parliamoci chiaro, spesso ti impedisce di essere preso seriamente. E signori cari, nella vita non si può avere tutto. Da una parte nel tempio del web mi ha permesso di identificarmi come una persona anticonformista che non ha la minima intenzione di confondersi con il gregge di pecore e ha dato un'identità al mio personaggio. Sembra un controsenso perché vivo di anonimato, ma invece è così. D'altra parte invece mi preclude tutta una serie di partecipazioni importanti. Ecco, non mi hanno invitato, ok, ma come biasimarli? Probabilmente neanche mi conoscono. Mettici che l'ambiente del mainstream, l'Italia in generale, vive di etichette e giudica i libri dalla copertina e il gioco è fatto. Ecco spiegata la mia esclusione dallo speciale sugli UFO della Rai.
Ora, chiarito questo punto, che è stato il punto focale, il punto per il quale ho ricevuto il maggior numero di messaggi, passiamo al documentario. Cosa ne penso del documentario della giornalista Elisabetta Mirarchi sugli UFO? Vi lascio il link in descrizione. Ne penso che è stato un prodotto molto, molto valido. Cosa ne posso pensare? Ovvio. Sono partiti dalla Space Force e sono arrivati all'emendamento Gillibrand che ha istituito l'ufficio UFO permanente all'interno del governo americano. Voglio dire, sono stati molto onesti nel portare questo contenuto. Ecco, di solito la televisione in generale ne parla in modo satirico e c'è sempre quel tono che dà l'idea di una presa in giro. Questa volta no. Questa volta si sono pienamente attenuti ai fatti e dopo tutto il lavoro snervante che ho svolto sul canale negli ultimi anni, dopo nottate intere passate a perdere le diottrie davanti al computer, a tradurre e a riportare documenti ufficiali d'archivio sugli UFO mai visti prima, perché diciamolo in Italia certe cose le ho portate io, sono felice che se ne parli, giova a tutti. Ecco cosa ne penso del documentario della Rai. Sono felice che dopo anni si siano svegliati. Ecco tutto. Si vede che ad un certo punto, quando anche loro, e per loro intendo la Rai, si sono resi conto che dal 9 giugno 2022 la NASA ha iniziato uno studio scientifico serio e alla luce del sole in merito al fenomeno, con tanto di comunicazione ufficiale sul loro sito internet, hanno capito che forse c'era bisogno di riportare le notizie al grande pubblico anche qui in Italia. Ecco, ogni singola cosa affrontata nel documentario in questione l'ho anticipata minimo di un anno, ma ovviamente il mio umile canale YouTube non può avere assolutamente la diffusione che ha la Rai, voglio dire. Parliamo della società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiofonico e televisivo in Italia, parliamo del servizio televisivo ufficiale dello Stato italiano, ecco, e a questo punto mi chiederei perché hanno deciso di parlare apertamente solo adesso. Comunque, nonostante questo mio commento, nonostante la mia non partecipazione nel vostro speciale, io sono assolutamente disponibile per eventuali collaborazioni. Cliccate su informazioni qui sul canale YouTube e troverete il mio indirizzo email. Per quanto riguarda l'astrofisica italiana Federica Bianco, di cui mi avete spesso chiesto, citata anche nello speciale, scienziata scelta dalla NASA per studiare gli UFO, io gli ho scritto per cercare una sorta di collaborazione e non ho ricevuto risposta. Io, signori, non so cosa fare. Per quanto riguarda invece i contenuti del documentario, parlando a chi segue questo fenomeno da anni, niente di nuovo per i signori veterani del canale. Voglio dire, vi va se faccio un attimo il punto della situazione? Ecco, perché a me piace essere preciso. Hanno parlato della Space Force statunitense e oltre ad averne scritto nel mio libro, eccovi qui il video, è datato 2 anni fa, per capirci. E nel mio libro non ho parlato solo della Space Force americana, ma anche del neonato UK Space Command e di tutti gli altri comandi spaziali, comprese le intenzioni di ammodernamento italiane e le collaborazioni NATO in questo ambito, allargando di bruttissima maniera la lente di ingrandimento. 2 anni fa. Hanno parlato della UAPTF, della UAP Task Force del Dipartimento della Difesa, e ho realizzato svariati video sul tema, traducendo interviste e dichiarazioni. Vi mostro solo alcuni dei video che ho fatto a tema, ma ci sono intere playlist che potete consultare. Nel documentario hanno parlato del rapporto sugli UFO di giugno 2021 e attenzione, hanno citato l'Intelligence Authorization Act per l'anno fiscale 2021 in cui si dava un ultimatum di 180 giorni alle agenzie di intelligence per fornire un rapporto preliminare al Senato. Ed eccovi qui il video risalente ad 1 anno e mezzo fa in cui annunciavo e traducevo dal sito ufficiale del Congresso e dai giornali statunitensi le misure intraprese dall'ex presidente Trump che favorirono la divulgazione. Ecco i miei 2 video successivi sul rapporto UFO di giugno, in cui la notte stessa, chi c'era lo sa, fece uscire per primo in Europa un video traduzione del fascicolo completo in questione dove traducevo il rapporto di giugno 2021, che aspettai sveglio insieme a tutta la community. Vi ricordate? Passai la notte a tradurlo e lo pubblicai ancora prima delle testate giornalistiche. Anche di questo ne hanno parlato nel documentario Rai, ci ho fatto un video 1 anno e mezzo fa. Cioè, non è assolutamente per minimizzare la portata del documentario, che mi è piaciuto tantissimo, ma io, tutto quello che è stato detto, nero su bianco, l'ho anticipato di 1 anno. Ma andiamo avanti. Hanno parlato nel documentario Figli delle Stelle del fatto che mentre tutti ridacchiavano Obama in diretta televisiva disse che testualmente ci sono oggetti nel cielo che non riescono ad identificare e di cui non riescono a seguire gli spostamenti.
Ecco il mio video risalente ad 1 anno e mezzo fa in cui ne parlai e portai l'intervento tradotto in italiano 10 ore dopo la trasmissione in questione. Da questo sono passati poi ai video della Nimitz e al caso degli UFO del Pentagono e, che dire, a questo punto, materiale inedito che ho portato io alla luce per la prima volta in Italia traducendo svariati studi, fra cui un documento di 270 pagine, un briefing ufficiale che si basava sulle triangolazioni delle navi da guerra nell'oceano di oggetti che scesero da 24 km d'altezza a 15 metri a filo d'acqua in 0,78 secondi, tutto materiale che prima di passare dal mio canale YouTube non si era mai visto in Europa, compreso il briefing divulgato dal giornalista investigativo George Knapp in cui si scrive di UFO invisibili. Hanno parlato degli strani incontri UFO del 2019 con le navi da guerra statunitensi ed eccovi a voi la mia video inchiesta dove tradussi i registri di bordo delle navi. Nel documentario della Rai I figli delle stelle hanno parlato e fatto vedere il video dell'UFO di Aguadilla ed eccovi a voi la mia mega inchiesta risalente a più di 1 anno fa dove analizzo il video e traduco un fascicolo redatto da un gruppo di studi indipendente presentato poi al Dipartimento della Difesa sul caso in questione. Hanno parlato della militarizzazione dello spazio ed eccovi a voi il mio video sulla militarizzazione dello spazio di 1 anno fa. Nel documentario della Rai hanno parlato dell'ufficio del direttore dell'Intelligence Nazionale, delle dichiarazioni che fece il direttore dell'Intelligence Nazionale della portata delle informazioni UFO a livello governativo ed eccovi il video dove traduco le dichiarazioni del DNI, anche questo risalente all'anno scorso. Hanno parlato dell'ufficio permanente al governo americano senza probabilmente sapere che l'amichevole Omega Click di quartiere, il giorno dopo che uscì la notizia sulla testata giornalistica Politico, il giorno dopo ebbe accesso al sito ufficiale del Congresso statunitense, estrapolò l'emendamento della senatrice Kristen Gillibrand che istituì l'ufficio e lo tradusse integralmente, cioè non so se vi rendete conto. Il giorno dopo le persone si sono svegliate e hanno trovato la traduzione completa in italiano dell'emendamento che istituiva l'ufficio UFO tranquillamente su YouTube Italia, così senza neanche pensarci. Questo succedeva 1 anno fa. Ho realizzato 2 video in merito. Hanno parlato delle dichiarazioni del boss della NASA Bill Nelson ed eccovi il video che ho realizzato il giorno successivo alle dichiarazioni, anche questo 1 anno fa. E poi, cari amici, hanno parlato finalmente del programma UFO della NASA. Io non posso sintetizzare a parole anni di ricerche e indagini, carte ufficiali alla mano, però voglio mostrarvi questo. Loro nel documentario hanno riportato che la NASA inizierà a studiare gli UFO. No, giura? Davvero? UFO News, 1 anno e mezzo fa, la NASA indaga sugli UFO, la UAP Task Force utilizza l'ISS, che è la Stazione Spaziale Internazionale, per la ricerca UAP. E anche qui documenti su documenti, 1 anno e mezzo fa. 1 anno fa, ancora, UFO News, il direttore della NASA ammette il coinvolgimento, sottotitolato in italiano. Ancora, la NASA recluta 24 teologi per studiare la reazione del mondo alla scoperta degli alieni. 10 mesi fa. UFO ai massimi livelli del potere, ne discute il Congresso, le mail segrete della NASA, 6 mesi fa. Questo video è uscito nello stesso momento in cui la NASA ha annunciato il suo programma UFO, e infatti si chiama La NASA rivela finalmente il suo programma UFO, 4 mesi fa. Ancora, la NASA nasconde un segreto, il documentario ufficiale sulla propulsione degli UFO realizzato il mese scorso, perché mentre sono state riportate nel documentario della Rai notizie risalenti a giugno, io vi dico invece che hanno già pubblicato documenti in cui si parla di studi in merito alla loro propulsione. E questi sulla NASA, ma attenzione, sono solo quelli che mi sono venuti in mente. Vai sul canale, sfoglia le playlist e troverai delle perle nascoste. Ecco, sempre nel documentario Rai hanno parlato dell'UFO su Castel Porziano, sulla tenuta del Presidente della Repubblica, ed eccovi il mio video risalente al 2020, signori, al 2020, in cui oltretutto ho riportato i documenti ufficiali, i resoconti ufficiali dell'accaduto, ne ho scritto anche nel mio libro. Biglino nel documentario ha citato i veicoli Transmedium. Qui avete una mia video inchiesta di 40 minuti incentrata proprio sulle capacità di questi velivoli che possono viaggiare sia nello spazio e passare dal volo aereo a quello sommergibile. Anche qui video risalente a più di 1 anno fa, ne ho parlato moltissime volte in svariati video. Ho anche proposto degli approfondimenti relativi ai rilevamenti sonar non identificati che incontravano i sommergibili durante l'era sovietica.
Poi, di che cosa hanno parlato? Hanno parlato del SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Hanno anche reso un bel servizio. Ed eccovi a voi magicamente alcuni video in cui approfondisco anche la scienza dietro alla ricerca di vita intelligente nell'universo. Video risalenti a 5 mesi, 6 mesi, un anno fa. Voglio dire, signori, ho apprezzato tantissimo e però tutto questo per farvi capire che, insomma, ci sarei stato piuttosto bene all'interno del vostro documentario, non trovate? Per quanto, attenzione, io capisca benissimo che non era il caso data l'immagine del mio personaggio, però sappiate che Jimmy il complottista mascherato è un anno nel futuro. Detto questo, io voglio fare i miei complimenti alla Rai per aver copiato i miei contenuti con un anno di ritardo. Sto scherzando, giuro che sto scherzando. Voglio assolutamente fare i miei complimenti alla Rai e soprattutto alla giornalista Elisabetta Mirarchi, che hanno realizzato un bellissimo documentario. Anzi, se in futuro volete collaborare, sappiate che c'è un cowboy mascherato su YouTube che potrebbe darvi una mano, anche indirettamente, senza comparire. Signori, vi ringrazio come sempre per essere stati con me. Spero che questo mio commento assolutamente innocuo e fatto a cuor leggero venga capito e io vi rimando al prossimo episodio. Grazie a tutti e buon weekend. Adieu.